Cari amici della luce, benvenuti su questo canale dedicato alla Divina Sapienza. Proseguiamo con la lettura della spiegazione dell'Apocalisse di Giovanni che il Signore Gesù Cristo ha comunicato al mistico Gottfried Mayr-Hofer. Il testo è estratto dal libro Prediche del Signore che potete trovare gratuitamente sul sito www.legamedelcielo.it. Dice il Signore Gesù: dal tempo della divisione dell'impero romano, quando più tardi dal vescovo di Roma sorse un papa, ebbero inizio le guerre di religione, i contrasti dei concili, le persecuzioni per opera delle inquisizioni ecclesiastiche, l'assoggettamento dei re ai papi e infine le crociate. Poi gli sforzi della riforma con le sue sanguinose conseguenze in tutti i paesi, come pure attraverso la fusione delle razze umane, lo sviluppo delle differenti malattie, quali la peste, eccetera. Tutto questo è rappresentato simbolicamente dagli squilli di tromba, nonché dalle coppe dell'ira, come pure dalla corrispondente immagine spirituale della lotta della donna contro il drago. Immagine questa della lotta delle passioni umane e degli interessi mondani contro il progresso spirituale e la dottrina d'amore. Inoltre, le doglie del parto per portare a termine l'opera una volta iniziata, come pure il violento conflitto con cui il maligno vi istigava contro tutti quelli che si volgevano allo spirituale. Tutte queste immagini, contemplate da Giovanni, esprimono nient'altro che la violenta opposizione che provocò la mia dottrina e il suo naturale procedere, come tra il bene e il male, dove tuttavia il bene alla fine deve vincere, e vincerà. Non urtatevi per la forma delle immagini. Esse erano adeguate alla facoltà di comprensione e al modo di scrivere di quel tempo. In altro modo, per molti secoli non si poteva intervenire su di una umanità che conosceva così poco l'amore e al massimo, semplicemente, indietreggiava davanti alla paura. Se io, quale Dio dell'amore, avessi fatto scrivere l'intero processo di evoluzione fino ad oggi nel vostro linguaggio corrente, le parole si sarebbero perse e nessuno si sarebbe preoccupato del loro senso spirituale. Gli scorpioni, il drago con 7 teste, 10 corna e corone d'oro, stanno a indicare le molteplici interpretazioni della mia dottrina e come essa, talvolta sostenuta dal potere mondano, costrisse gli uomini ad accettare taluni dogmi e cerimonie religiose da cui sorsero poi molte sette religiose. Le immagini mostrano il dominio della Chiesa, noto dalla storia, e i mezzi di cui essa fece uso per giungere al potere, e come gli uomini cadero pienamente vittime del fanatismo della Chiesa romana e delle sue inquisizioni. Tutto questo è rappresentato da questi quadri, i quali, se voi voleste leggere la storia dei papi, dei re e dei popoli, sfilerebbero dinanzi ai vostri occhi come un panorama. L'esposizione successiva mostra come alla fine l'animosità religiosa diminuì di nuovo gradualmente e il materiale riportò apparentemente la vittoria, fino a che oro e argento furono ricercati di più che la ricchezza spirituale, come si legge nei successivi capitoli, nei quali viene anche esposto, a mo' di esempio, prima l'ascesa vittoriosa del maligno sotto il mantello del culto religioso, poi, attraverso le scoperte delle scienze, la decadenza del primo, ma anche di ogni religiosità
e il passaggio al materialismo. Così, in queste immagini, è anticipata la caduta della Chiesa romana, non come se io la rigettassi, ma come essa stessa si sia data al decadimento, meritando la ricompensa in base alle proprie opere. I profeti uccisi mostrano il martirio nei tempi passati, in cui parecchi uomini entusiasti di Dio, a causa di uomini ipocriti, dovettero salire sul rogo per gloriam Dei. In nessun secolo io tralasciai di inviare campanelli di sveglia profetici, affinché l'umanità non si lasciasse totalmente cullare dal sonno spirituale. Le coppe dell'ira e i suoi singoli effetti indicano le epidemie e le guerre che l'umanità ha provocato, in parte con la propria vita contro natura, in parte organizzando essa stessa deliberate atrocità. Ancora adesso potete constatare voi stessi come gli effetti dell'egoismo, del materialismo, delle passioni sfrenate, in generale come nei singoli, siano la causa di ogni genere di sciagure, sciagure per mare e per terra, sciagure attraverso fenomeni elementari causati dalla cattiva amministrazione degli uomini verso il loro stesso territorio. Suicidi e omicidi in ogni forma, come risultato della mancanza di sentimento religioso, della mancanza di fede in un altro mondo, eccetera. Unite insieme tutto questo e mettetelo per iscritto nel linguaggio simbolico dell'Oriente, come lo fece un giorno il mio discepolo Giovanni, e alle 7 coppe dell'ira voi potreste ancora aggiungerne altre che descriverebbero altrettante spaventose condizioni. Grazie per la vostra attenzione. Nei prossimi video continueremo con la spiegazione dell'Apocalisse di Giovanni. Vi auguro ogni bene. Il Signore ci doni pace.